Dunque, per la costruzione dei cuscinetti inerziali abbiamo questi piccoli oggetti. Allora, una pinza con i becchi molto lunghi, perché poi vi spiego come usarla, una pinza piegata che ci servirà per la formazione del cuscinetto inerziale, un calibro digitale che ci servirà per misurare l'interasse tra il cuscinetto e le pareti del condensatore. Poi abbiamo le aste di prova. Queste aste servono sia per la calibrazione dei cuscinetti sia per la messa in opera dell'asta finale. Ecco, sono molto importanti in quanto servono per mettere in assetto i due cuscinetti inerziali e fare in modo che l'asta finale possa avere la sua rotazione angolare ideale. Ecco, detto questo, passiamo al filo in acciaio inox. Questo filo ha un diametro di circa 1 millimetro e, essendo in acciaio inox, può essere lavato sotto l'acqua. Potete lavare anche il condensatore, ad esempio quando nelle ricerche ci sono della polvere che entra nei cuscinetti, possono essere lavate sotto l'acqua, quindi questo è stato scelto, un materiale scelto appositamente. Bene, detto questo, passiamo alle aste. Le aste, come tutti sapete, vediamo un attimo, ecco, questa è la vecchia serie dal 2000 al 2015, le Infinity, quelle senza cuscinetti inerziali. Tutti sapete come piegare un'asta ad L. Ecco, nel caso potete fare riferimento alla lezione numero 17 che vi mostra come fare. Detto questo, possiamo iniziare. Ecco, oggi tratteremo esclusivamente la costruzione dei cuscinetti inerziali. Bene, iniziamo la costruzione. Allora, adesso inizieremo a costruire il cuscinetto inerziale. Distendete bene il filo in acciaio inox, deve essere abbastanza disteso. Controlliamo un attimo che la misura corrisponda. Ok, 150 mm, 149 in realtà, ma a seconda del diametro del tubo potete diminuire o aumentare di 1 millimetro. Allora, adesso mettiamo da parte il filo in inox e iniziamo a lavorare il cuscinetto inerziale. Ok, ecco, in questo preciso istante inizieremo ad utilizzare le aste di prova, che sono anche dette aste di calibrazione iniziale. Bene. Allora, fatto questo, dovete segnare la metà del filo in inox e deve essere all'incirca 74 mm.
e mezzo, ecco, facciamo, sì, si vede abbastanza, quindi non ci sono problemi. Allora, questo segno, diciamo, vi serve come punto di riferimento per iniziare a creare il cuscinetto inerziale. Ecco, la parte primaria, cioè quella che mantiene in sospensione l'asta di ricerca, e quella che verrà poi calibrata in una fase successiva. Bene.